Benvenuti sul canale e bentornati in Marocco. È la mia quarta volta in Marocco, quindi è un paese che conosco abbastanza bene e questo è il secondo anno di fila che passo il mio compleanno nel paese. Quello di oggi è il primo episodio di una miniserie lungo la costa atlantica marocchina, tra Essaouira e Rabat. Oggi iniziamo proprio da Essaouira, patrimonio UNESCO conosciuta anche come la città del vento. Iscrivetevi al canale per supportarmi, è un piccolo gesto che mi aiuta molto, e buona visione! Buongiorno e benvenuti a Essaouira. Oggi c'è anche un ospite speciale. Adesso breve camminatina lungo l'oceano e poi arriviamo alla Medina. La città era conosciuta fino agli anni 60 come Mogador, che non so come mai mi ricorda un qualcosa del Signore degli Anelli. Comunque la sua storia moderna inizia nel 1760, quando il sultano dell'epoca decise di fondare un grande porto atlantico per aprire il Marocco a commerci internazionali e di sottrarre quindi potere economico ai porti controllati dagli europei. Vennero chiamati architetti e tecnici stranieri. L'idea era abbastanza rivoluzionaria per l'epoca e venne costruita una città razionale e ordinata, ma soprattutto fortificata, progettata per mercati europei, africani ed ebrei. Tra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX, Mogador visse il suo periodo d'oro. Divenne il porto commerciale più importante del Marocco e anche la sua capitale diplomatica, con varie sedi consolati europei, comunità ebraiche molto influenti e mercanti provenienti da tutto il mondo. Con il declino dei traffici tradizionali e lo spostamento dei grandi porti, Essaouira perse progressivamente importanza economica. Ma diciamo che questo è stato anche un vantaggio, perché questo isolamento ne ha preservato l'identità, l'architettura e anche l'atmosfera. Oggi è patrimonio UNESCO ed è considerata una delle città più affascinanti del paese. Entrambi aspettiamo il cibo. Siamo arrivati al nostro appartamento a Essaouira. L'unica cosa che c'è un piccolo forse problema. C'è il bagno proprio accanto alla porta d'ingresso e non c'è nessun antibagno. Come spesso accade in Marocco, le città sono dei grandi mercati a cielo aperto. Devo dire che rispetto ad altre località qui ci sono una marea di francesi, ma non tantissimi turisti in generale. Questa parte del paese è conosciuta per il surf, la vita lenta, i nomadi digitali, ancora di più se ci si spinge ulteriormente verso sud. Il souk è molto turistico, però ci sono anche spezie, tanto olio d'argan, miele, tanti gatti. Però sì, la maggior parte dei prodotti sono pensati per i turisti. Questa è la parte del mercato che è un attimo più local, diciamo, e risiede nel quartiere del Mellà, quindi il vecchio quartiere ebraico. Questo si sviluppò tra la fine del XVIII e il XIX secolo. La comunità ebraica di Essaouira è stata molto importante per lo sviluppo della città. La Medina è strapiena, come dicevo, di gatti ed è tutta circondata da mura. Le mura vennero realizzate nella seconda metà del XVIII secolo e il punto più iconico è Scala della Ville, una piattaforma di artiglieria costruita intorno al 1765 con vari cannoni puntati verso l'Atlantico. Molto bella anche questa parte dove si vede tutta la forza dell'oceano. Questa zona assomiglia secondo me ad Asila, che ho visitato circa un anno fa.
Questa è la piazza principale della città che è conosciuta anche per essere molto attiva nel campo culturale e in particolare musicale, con un festival annuale abbastanza partecipato. Il mercato prende praticamente tutta la Medina. Adesso sono le 18, quindi non c'è tantissima gente in giro. La città in sé è piccolina, abbiamo già finito di vederla in qualche ora, però è molto molto piacevole da girare anche senza meta. Accompagnata con questo bel tempo, direi che si continua a passeggiare così, un po' a caso. Noi abbiamo cenato, abbiamo fatto un giretto anche questa sera. Comunque è una città carina, molto piccola, Medina piccolina però caruccia. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e noi ci vediamo settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18.